Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Il senso letterale è immediato e in 3 versi già ti ho dato le informazioni che ti servono per orientarti, dato che stiamo parlando di un viaggio. Quando? Nel mezzo del cammin della nostra vita. Nel senso letterale quindi mi trovo alla metà degli anni della nostra vita, che sono 70, 80 per i più robusti, citando i salmi. Nel convivio scrivo: il colmo del nostro arco di vita è negli 35 anni. In Inferno 15 mi smarrì in una valle avanti, prima che l'età mia fosse piena. Ne parlano anche Aristotele, c'è Cicerone e altri, ma è interessante il richiamo a Isaia: a metà della mia vita me ne vado alle porte degli inferi. Chi? Mi ritrovai, io, in prima persona. E come scrivo nel convivio, il parlare in prima persona è giustificato quando, senza ragionare di sé, grande infamia o pericolo non si può cessare, e quando, per ragionare di sé, grandissima utilitade ne segue altrui per via di dottrina. Dove? Per una selva oscura, un bosco tenebroso, insomma. Perché? Perché era smarrita, non quindi persa, che ha un significato definitivo. Cosa? La diritta via, la strada giusta. Fine della spiegazione della prima terzina. Andiamo avanti, hai quanto a dir? No. Se ci fermassimo al senso letterale, la mia resterebbe un'opera poetica, ma ciò che la differenzia dalle altre è capire i profondi significati che si nascondono dietro alle parole. Nel mezzo, diamo subito importanza al primo sostantivo, mezzo. Il mezzo è il centro, il profondo, la meta, il culmine. Cito solo 3 dei riferimenti presi dall'Inferno a conferma di questo significato. Nel 17° voglio essere mezzo, cioè voglio stare al centro. Nel 21° i cuochi comandano ai loro sottoposti di immergere la carne in mezzo alla caldaia, affinché non galleggi, quindi nel profondo, tutta all'interno. E nel 32°, mentre che andavam in verlo mezzo, per dire che stiamo andando verso il centro della terra. Il mezzo, la meta del viaggio, in inferno è infatti il centro della terra. In purgatorio è il centro della montagna, il culmine, la sua vetta. E alla fine del paradiso, quando guardo dentro Dio, al culmine dei cieli, scrivo doppiamente: nel suo profondo vidi che si interna. Superando il senso letterale, il centro del cammino della vita di ciascuno di noi, il profondo, consiste nello scegliere se vogliamo restare smarriti nella selva oscura oppure lasciarla, ammettendo magari, come faccio tra poco, il bisogno di essere aiutati, e seguire la diritta via che qualcuno ha già percorso. Io mi trovo in quest'età quando inizio il viaggio. Nel convivio scrivo: poiché fu piacere dei cittadini della bellissima e famosissima figlia di Roma, Fiorenza, di gittarmi fuori dal suo dolce seno, nel quale nato e nutrito fui, infino al colmo della vita mia. Il cammin è quindi un percorso da svolgere esternamente nei 3 regni dell'oltretomba, nel senso letterale, internamente dentro di noi, nel senso allegorico. Non è un semplice conto degli anni che procedono avanti da soli, ma un cammino che può portare ad allontanarsi o ad avvicinarsi dalla meta, il sommo bene. La nostra vita, perché è un percorso che ognuno di noi deve svolgere in vita. L'espressione nostra vita, ripresa dai Salmi, la uso 3 volte nella commedia. Qui dove, ovviamente da vivo, inizio il viaggio. In Inferno 5, c'amor di nostra vita di partille, cioè che l'amore ci ha separato dalla nostra vita, insomma, ci ha fatto perdere la vita. E in Paradiso 6, così diversi scanni in nostra vita rendono dolce armonia. Insomma, così come i compiti diversi che abbiamo nella nostra vita producono un'armonia. Per tutto il viaggio ripeterò in modo ossessivo che il cammino lo svolgo nella mia vita, e spesso chi incontrerò noterà che io sono vivo col corpo, ho un peso, respiro, faccio ombra. Mi ritrovai, quindi io sono in fase di recupero, non di discesa.
Anticipo che la selva rappresenta il mondo e le sue cose materiali. In Purgatorio 23 scrivo: di quella vita mi volse costui che mi va innanzi. Insomma, la mia guida, pagana, mi volse da quella vita terrena, ma sono ancora vivo ovviamente. E proseguo dicendo che la seguo, la mia guida, dai veri morti, con questa vera carne, rigirando la montagna che drizza voi, che il mondo fece torti. Il purgatorio in questo caso che raddrizza coloro che il mondo ha fatto diventare storti. La selva oscura delle cose terrene nelle quali ci smarriamo, non il peccato. Infatti Giovanni scrive: non amate né il mondo né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Il sol tace. Perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la lonza, la concupiscenza degli occhi, la lupa, la superbia della vita, il leone, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, desiderio, ma chi fa la volontà di Dio rimane, vive, in eterno. Sono troppe le citazioni a conferma dell'interpretazione selva, cose terrene. Ne cito qui solo altre due. Quando nel convivio scrivo la selva erronea di questa vita, e quando Beatrice in Purgatorio 30 mi fa riflettere sul fatto che in vita niente mi piacque quanto lei, e quando lei fisicamente morì, avrei dovuto capire qual cosa mortale doveva poi trarre te nel suo disio. Ben ti dovevi, per lo primo strale delle cose fallaci, ingannevoli, levar s'uso, alzarsi, di retro a me che non era più tale, materiale. Insomma, quale ragazzina o altra novità con sì breve uso, mortale, fallace, dovevo ancora rincorrere prima di capire che la vera felicità non risiede sulla terra? Della Beatrice umana, che nella vita nuova ho già descritto come l'unica cosa che manca al cielo per essere perfetto, lei stessa mi dice che adesso sulla terra rimangono soltanto le belle membra in ch'io rinchiusa fui, e che son terra sparte. Ciò non ha niente a che fare con il peccato. La selva è oscura, questo è il suo primo aggettivo. Si chiude alla luce che permette di vedere. Nell'inferno siamo sottoterra e lì la luce del sole non arriva. Anche la montagna del purgatorio non si può scalare dopo che il sole tramonta. Solo con la luce si può salire. Il paradiso è un continuo crescere di luce via via che si sale. La diritta via è Cristo, è la via che lui ha percorso, con quel forte significato allegorico del suo morire e risorgere. La strada che ci ricongiunge alla nostra vera patria è Padre nostro, il cielo. In Giovanni Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. In questo cammino vedo da vivo sia Cristo che Dio. Analizzo nel convivio proprio questa citazione sostituendo la parola luce alla parola vita. La dottrina veracissima di Cristo, la quale è via, veritade e luce. Via perché per essa, senza impedimento, andiamo alla felicità di quella immortalità. Verità perché non soffera alcun errore. Luce perché allumina noi nella tenebra della ignoranza mondana, la selva oscura. Luce e felicità come vita, mentre buio e tristezza come morte. E in Deuteronomio egli sarà il tuo Dio, ma solo se tu camminerai per le sue vie. Era smarrita. Presta attenzione alle parole che uso. Non era persa, era smarrita. Non sono sinonimi. Chi si è perso non sa definitivamente dove andare. Chi ha smarrito la diritta via sa qual è questa via, ma non la sta seguendo. Il termine perduto, infatti, lo uso in inferno con un'accezione definitiva. Per citare 3 casi, la perduta gente nel terzo, semo perduti nel quarto e son perduto nel 27°. Per spiegare la prima terzina mi avvalgo di ciò che ho scritto nel convivio. L'anima nostra, incontanente, che nel nuovo e mai non fatto cammino di questa vita entra,
dirizza gli occhi al termine del suo sommo bene, e però qualunque cosa vede che paia in sé avere alcuno bene, crede che sia esso, e perché la sua conoscenza prima è imperfetta, per non essere esperta né dottrinata, piccioli beni le paiono grandi, e però, perciò, da quelli comincia prima a desiderare, dai beni terreni. Nonostante ti abbia dato solo l'interpretazione fedele senza citarti le altre né tutte le fonti consultate per giungere a questa interpretazione, soltanto ora posso ripetere, anche se avrei molto altro da aggiungere, fine della spiegazione della prima terzina, andiamo avanti. Hai quanto a dir qual era è cosa dura, esta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura, tant'è amara che poco più è morte. Stiamo affrontando una poesia, non una prosa. In questo caso le parole sono semplici, ma cambiando il loro ordine il senso risulta ancora più chiaro. È dura, difficile, dire com'era questa selva selvaggia, aspra, folta, e forte, ardua da percorrere, che a ripensarci ritorna la paura. La morte è soltanto di poco più amara. Questi versi stridono per colpa del fastidioso ripetersi eccessivo della lettera S. Esta selva selvaggia aspra pensier. Esiste un animale che in diverse lingue inizia con la S, il serpente. Il suo verso è chiamato sibilare e anche il suo corpo può prendere la forma della S. È l'animale che già nell'Ogenesi rappresenta l'astuzia, la tentazione. La tentazione è intorno a noi, ma sono gli uomini che scelgono di seguirla e così di morire, come fece appunto la prima coppia di esseri umani. Questo periodo stride anche per i tempi verbali utilizzati. È cosa dura, adesso che sto scrivendo a viaggio concluso. Dir qual era prima, quando mi trovavo lì, era, è proprio posti accanto. Amara, come scrivo nel convivio, ciascuna cosa che da perverso ordine procede è laboriosa e per conseguente è amara e non dolce, sì come dormire lo die, giorno, e vegheggiar la notte. La selva è così amara, quindi inversa rispetto all'ordine, come la morte è inversa alla vita. La mia situazione è tragica. Riferendomi a me in Inferno 2 dicono: non vedi tu la morte che lui combatte? E in Purgatorio 1 questi non vide mai l'ultima sera, ma per la sua follia, parola fondamentale, le fu sì presso che molto poco tempo a volgere era. Mi ritrovai quando ero vicino alla morte, in senso letterale quella del corpo, in senso allegorico quella spirituale. Ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò delle altre cose che vo scorte. Ma per trattare, ragionare a fondo del bene che io vi trovai, dirò delle altre cose che io vi ho scorto, sono riuscito a vedere. Io, e di nuovo, io racconto il mio viaggio per trattar del ben. Passaggio e parola ben fondamentali. L'obiettivo del mio viaggio non è descrivere il male, ma parlare del bene. Comprendere il male, affrontarlo, parlarci e superarlo, per poi poter capire e apprezzare pienamente il bene. Nell'incontro con Beatrice in Purgatorio 30, lei mi dice: guardaci ben son Beatrice, come degnasti di accedere al monte del Purgatorio. Non sapei tu che qui è l'uom felice? Ben, 3 volte è il concetto di felicità. Appunto quel sommo ben, per ripetere questa parola ancora una volta, che non può derivare dai beni terreni destinati a estinguersi. Questi ultimi possono essere oggetto solo di un viaggio senza meta, dato che appena ottieni una finta felicità non ti basta più e inizi di nuovo a muoverti per volerne un'altra o una maggiore, in eterno, anzi, finché muori. Poco più è morte, anche spirituale. Il ben che trovo ai confini della selva è il ritrovamento della consapevolezza di volermi salvare. Mi ritrovai attraverso altre cose che scorgo, cioè tornando ad ascoltare quella voce che per lungo silenzio si era affievolita dentro di me. Io non so ben ridir come ventrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Io non so
bene ridire come io vi entrai, tanto ero pieno di sonno a quel punto che la vera via abbandonai. Insomma, non riesco con precisione a ricordare l'esatto motivo, il punto, anche questa parola fondamentale, che mi ha portato nella selva, ma ero pieno di sonno, la mia coscienza era offuscata. Mi vedo costretto a citare le troppe somiglianze al tesoretto di Brunetto Latino, che incontro in Inferno 15, che inizia con il racconto in prima persona di lui che, per fare da ambasciatore, esce da Fiorenza e durante il viaggio di ritorno viene a sapere che la sua parte aveva perso e, descrivendo il suo viaggio, scrive: «Pensando a Capo Chino, perdei il gran cammino e tenni alla traversa d'una selva diversa, ma tornando alla mente mi volsi e posi mente intorno alla montagna e vidi turba magna di diversi animali che non so ben dir quali, ma uomini e moglieri, bestie, serpenti e fiere». Quel sonno potrebbe far pensare che questo cammino l'ho sognato, una mirabile visione per riallacciarmi alla conclusione della vita nuova, ma più volte accerto che questo viaggio lo faccio da vivo con il corpo. Infatti scrivo al passato, ero, prima, pien di sonno, quando abbandonai la via. Adesso che compio il viaggio, sono sveglio. Comunque il sonno o sogno è un elemento caratteristico di un viaggio mistico, insieme ad altri come il tuono, il volo e i 4 elementi che incontro nel cammino. Ma poi chi fui al pied d'un colle giunto, là dove terminava quella valle, che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle, vestite già dei raggi del pianeta, che mena dritto altrui per ogni calle. Ma poi che io fui giunto ai piedi di un colle, là dove terminava quella valle che mi aveva compunto, trafitto il cuore di paura, guardai in alto e vidi le sue spalle del colle, vestite, coperte, già dei raggi del pianeta, il sole, che conduce dritto altrui, ciascuno per ogni calle sentiero. Cambia tutto e le differenze sono forti. La selva che mi aveva compunto di paura viene ora chiamata valle, basso loco, scrivo tra poco. Quindi in contrasto con il colle che va in alto. E l'oscurità di prima viene vinta dai raggi del sole. Il basso, pauroso e buio in antitesi con l'alto, felice e luminoso. Cosa faccio quando esco dalla selva? E forse per uscire dalla selva? Guardo in alto e vedo il sole che guida dritto, chi si smarrisce nel buio. Nel convivio scrivo: in quanta cecità, vivete non levando, alzando gli occhi in su. E in Paradiso 10, per l'appunto all'ingresso del cielo del sole, scrivo: leva, alza, dunque, lettore, all'alte rote, sfere celesti, i cieli. Meco, con me, la vista. Un colle umanizzato con le parole quali piede, spalle e vestite. Allegoricamente il nostro esilio spirituale rispetto alla nostra vera casa che è lassù lo peggioriamo smarrendoci a guardare in basso e talvolta camminandoci anche incontro, allontanandoci dal cielo. Il sole luminoso che regala i suoi raggi per orientarci, un senso letterale che notiamo tutte le notti, soprattutto nel mio tempo nel quale, tramontato il sole, arriva la notte con il suo buio. Come scrivo nel convivio, sì come nella litterale si parlava cominciando dal sole corporale e sensibile, così ora è da ragionare per lo sole spirituale e intellegibile, che è il Dio. Nullo sensibile in tutto lo mondo è più degno di farsi esempio di Dio che il sole. Il sole è chiamato indifferentemente pianeta o stella. Il sole e le altre stelle sono le ultime parole dell'opera, poiché, come vuole il sistema tolemaico, è uno dei 7 che gira intorno alla Terra. Il sole sta sorgendo dietro al colle, quindi sto guardando verso oriente, e il colle mi si presenta in controluce, come una strada in salita che conduce a lui. Il colle non è certamente il purgatorio, che si trova proprio dalla parte opposta rispetto alla terra, da dove mi trovo adesso.
Il colle rappresenta una vita terrena non trascorsa smarriti nella selva oscura delle cose terrene, ma un cammino verso la fonte della luce, seppur rallentati dal peso del corpo. Insomma, una vita contemplativa, rivolta alle cose divine, spirituali. Il mio è un cammino da svolgere in vita, ma ci fu chi, prima di me, oltre a camminare, riuscì a correre verso il sommo bene. Mi riferisco a Paradiso 11, tanto che il venerabile Bernardo si scalzò prima e dietro a tanta pace corse e correndo gli parve d'esser tardo. Bernardo fu il primo a correre dietro alla tanta pace insegnata, in questo caso da Francesco d'Assisi, iniziata appunto con la liberazione dai beni materiali. E nonostante corresse, comunque gli parve di procedere lentamente, in senso letterale dietro a Francesco e al suo insegnamento, in senso allegorico per il fatto di essere ancora con il corpo fisico. Allor fu la paura un poco quieta, che nel lago del cor m'era durata la notte chi passai con tanta pietà. Allora fu la paura un poco acquietata, che nel profondo del cuore mi era durata la notte che io passai con tanta sofferenza. Il lago del cor, che cito anche nella Vita Nova, lo spirito della vita, lo quale dimora nella segretissima camera dello cuore, cominciò a tremare sì fortemente, e in un'altra mia poesia il mezzo del core, per sottolineare nuovamente la parola mezzo. Insomma, il profondo del cuore, quella zona dove risiedono le passioni. Da leggersi pieta, in rima con pianeta e queta. Notte per indicare un periodo lungo e senza luce. E come quei che con lena affannata, uscito fuor dal pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio, che ancor fuggiva, si volse a retro a rimirar lo passo che non lasciò giammai persona viva. E come colui che con respiro affannato, uscito fuori, scampato, dal pelago, dal mare aperto, alla riva, si volge indietro e riguarda l'acqua pericolosa, così l'animo mio, che ancora fuggiva, si volse indietro a rimirare il passo, il luogo di passaggio, che non lasciò mai una persona viva. Prima di tante similitudini per far capire meglio la situazione. Ero scampato dal pericolo, ma ancora mi guardavo indietro, brutto segno di chi ancora non ha superato completamente la difficoltà. O appunto come quando, passata da poco una grande paura, il cuore batte ancora forte. Storie e leggende ci insegnano che chi si volta indietro non arriva tanto lontano. Le cose materiali non lasciano persona viva, portano alla morte. Sono costretto a ripetere che il Gesù che in Giovanni si definisce via, vita e verità, poco dopo dice: il mio regno non è di questo mondo. Certamente i desideri terreni possono portare alla morte materiale, è una storia che vediamo ogni giorno, ma uccidono anche spiritualmente, dannano in eterno chiunque non riesca, sinceramente, e anche se all'ultimo secondo, a convertirsi. Poi che hai posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia diserta, sì che il pie fermo sempre era il più basso. Dopo che ebbi riposato un poco, il corpo stanco, ripresi via per il piano deserto, tra la selva e il colle, così che il piede fermo era sempre il più basso. Mi trovo da solo, mi illudo di aver superato il peggio, quindi decido di riposarmi e nessuno mi sgrida, non sarà così facile riposare in futuro. Diserto lo uso anche in seguito, quindi ne parlo dopo. Il piede fermo è sempre il più basso dei due soltanto quando si cammina su un piano. Non è così né quando si sale e né quando si scende. Prova. Ma se non bastasse questo fatto incontestabile dato dall'esperienza, scrivo che riprendo il viaggio su di una piaggia, un piano. Ma se non dovesse convincerti neanche questo, poco dopo aggiungo: ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, cioè, ed ecco, quando ero quasi arrivato dove cominciava la salita, quindi non stavo salendo prima.
Il senso letterale è così palese che qualsiasi spiegazione riguardo al senso allegorico della mia salita è sbagliata proprio di principio. Cito un'altra terzina che ricorda molto questa. In Inferno 23 scrivo: «Ma per lo peso, quella gente stanca venia sì pian, che noi eravam nuovi di compagnia ad ogni mover danca». Il camminare stanco e lento proprio di chi ha il peso del corpo, o di un vestito di piombo e oro, come nel secondo caso, in contrapposizione alla leggerezza di, per fare un esempio, un angelo che passava lo stige con le piante asciutte, Inferno 9. Il dualismo, ripeto, non è chi ha peccato da una parte e chi non ha peccato dall'altra. Tra i beati troverò pagani e peccatori, e comunque tutti pecchiamo, e se c'è qualcuno che non lo ha mai fatto, scagli la pietra per primo, Giovanni. Il dualismo che fin dall'inizio sottolineo è peso del mondo e del corpo che, non facendo passare la luce, produce buio, da una parte, e leggerezza del cielo e dell'anima che si illumina di luce, dall'altra. Più andrò giù nell'inferno e più le anime che incontrerò da vanità che par persona, Inferno 6, diventeranno così concrete che riuscirò a calciarle, Inferno 32. Su Lucifero, conficcato in fondo all'inferno, riesco addirittura a arrampicarmi, Inferno 34. Mentre più salirò nei cieli e più le anime diventeranno astratte e luminose. Dovendo anche qui darti una sola interpretazione allegorica di questo passo, partendo da ciò che ho appena spiegato, il piede fermo e basso, che resta sempre la base dell'altro che si alza in movimento, può essere inteso come l'esperienza concreta dei sensi, l'anima sensitiva, che rimane sempre fondamento del ragionamento astratto della mente, l'anima razionale, che si struttura sopra di questa. Ciò è supportato dall'attenzione che ho per tutta l'opera su questo aspetto, fino alla fine, dove nell'ultimo del paradiso, guardando direttamente Dio, mi preoccupo prima di descriverti il fastidio provato agli occhi. Io credo per l'acume ch'io soffersi, del vivo raggio, ch'io sarei smarrito se gli occhi miei da lui fossero aversi. Per poi riflettere sul resto. A conferma, in Paradiso 10 elenco le mie 3 risorse quale poeta: l'ongegno e l'arte e l'uso, appunto l'esperienza, l'uso, e la mente, l'ingegno, uniti dalla tecnica, poesia. Prima di proseguire nella storia evidenzio che nella terzina precedente scrivo animo mio, in questa corpo, entrambi insieme con me in questo cammino.